Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati. Allora, oggi voglio essere un po' controcorrente, no? Farvi vedere la situazione attuale sotto un'ottica diversa, visto che sono tutti annoiati, scocciati, quasi infastiditi dal mercato. E io vi voglio invece ricordare come queste fasi di mercato, sotto tanti punti di vista, sono le migliori. E tra poco vi spiego il perché. E insomma, voi che siete qui probabilmente lo sapete, però in tanti si disinteressano quando proprio la situazione si spegne ed è un errore fatale, sia per chi magari è già dentro e vuole consolidare la posizione perché la migliorerebbe, sia per chi magari è appena arrivato. E quindi tra poco vi spiego. Prima di iniziare, due cosine svolazzanti. Allora, la prima, non so se avete visto, ieri abbiamo fatto la guida ai Toro, stiamo portando avanti insomma la serie sui broker più utilizzati. Il prossimo vi anticipo già che sarà Scalable Capital, sono quelli che mi state chiedendo di più. E trovate quindi sia il video sui Toro sul mio canale, se voi lo cercate, una guidona di 50 minuti dall'A alla Z, e come faccio sempre quando facciamo queste guide io gli scrocco brutalmente le promo, cerco di insomma gli chiedo un po' se si può fare dei bonus, delle robe carine, e c'è questo bonus di benvenuto molto interessante, molto crypto style tra l'altro, perché ti permette di ottenere sul tuo primo deposito fino a $500 di asset in regalo, tra cui Bitcoin se volete. Quindi come funziona? Vi registrate ai Toro dal link in descrizione, fate un primo deposito, non va prelevato per 90 giorni e poi vi arriva il bonus di fino a $500. Sono appunto regalati. E possono essere anche bitcoin o azioni o insomma scegliete voi l'asset che volete. È una promo molto interessante. Tra l'altro, se guardate il video, il tutorial, la guida di Toro, vi faccio vedere anche come fare depositi e prelievi a zero commissioni in euro con bonifico, come cercare appunto di azzerare le commissioni, perché c'è il modo, se uno si sa muovere può addirittura fare tutte le operazioni a commissioni zero, ok? Quindi andatevelo a vedere che vi ho spiegato proprio tutto sviscerato dall'A alla Z. E la seconda cosa è la nostra masterclass su farming e arbitraggio in DeFi. È la nuova masterclass dedicata proprio a una nicchia specifica della DeFi, che è il farming sui perpdex, con degli esempi operativi, quindi una masterclass molto operativa. Sono 3 ore di lezione con Massi che vi fa vedere proprio a schermo condiviso delle operatività di esempio, proprio insomma step by step su tutta questa specifica nicchia della DeFi, arbitraggio sui perpdex, sui funding rate, sui punti, sul farming, un po' di cose molto molto carine, con un approccio come sempre orientato molto alla gestione del rischio. Trovate il link in descrizione se volete prenotare il vostro posto, 22 gennaio alle ore 20. Bene, detto questo, iniziamo a vedere un po' la situazione di mercato attuale. Situazione, come vi anticipavo, molto fiacca in termini di volatilità, in termini di movimenti, perché dopo i giorni scorsi che ci sono state un paio di candele verdi, insomma abbiamo attaccato il range high a 93.700, lo abbiamo rotto a rialzo e adesso abbiamo incontrato un po' la prima resistenza, la zona 96-98, e stiamo stornando per provare a capire, insomma stiamo andando a ritestare un po' i supporti e vedere dove c'è domanda, se c'è domanda e se quindi questo breakout continuerà oppure no. Gli scenari sono sempre un po' gli stessi, quindi non vi sto neanche a fare chissà quali discorsi su cosa potrebbe succedere, perché adesso stiamo testando un po' il primo supporto, che è 93.700, il range high, quindi se qua c'è domanda, ci fa rimbalzare e ritorniamo a fare higher high sopra i 97-98, bene, continuiamo, target 100.100 è il prossimo livello di resistenza, ok? Quindi questo è il bull case, chiaramente, domanda sul primo supporto, higher high, continuazione rialzista, e qui cambia la struttura di mercato, perché
continuiamo insomma a propagare e arriviamo ad attaccare delle resistenze che sono importanti appunto sempre su più time frame. A tal proposito attiro la vostra attenzione sul settimanale, visto che lo stiamo per chiudere, perché stiamo approcciando proprio quella che è la prima resistenza anche sul settimanale, 93.002, il vecchio range high. Se riusciamo a chiudere per bene il settimanale qua sopra, abbiamo una piccola propagazione, no, di questo breakout, ok? E questa è un po' la situazione attuale, ecco. E torniamo pure sul daily che stavamo guardando lì. Invece il bear case rimane la perdita dei 90.200, nello specifico vedete andare a fare un lower low qua sotto, andiamo ad assorbire tutto il movimento e questa chiaramente è lo scenario di ritorno, di annullamento di tutta questa parte e ritorno alla parte bassa del range deboli di un falso breakout, quindi uno scenario molto brutto che con buona probabilità porta a una prosecuzione ribassista anche sotto il range e quindi alla propagazione poi del ribasso e a un cambio di struttura di mercato anche a un ordine superiore. E allora direte, ma perché stai dicendo che questa fase è la migliore, può essere la migliore? In realtà ragazzi per due motivi. Allora, la prima è che se dovesse risolversi in positivo, quindi se dovesse rompere a rialzo, questa potrebbe essere stata una grande accumulazione, ci sono comunque vedete dei volumi molto importanti, gli ETF in questo periodo a questi prezzi sono tornati comunque a incamerare fondi, non so se ci avete fatto caso, insomma sugli ultimi inflow sono in crescita, gli inflow come vedete, gli outflow sono stati più costanti, erano molto forti nella fase vedete di capitolazione, poi c'è stata una fase costante, vi faccio vedere proprio questo grafico meglio, guardate, capitolazione con inflow più marcati, poi stabilizzazione, fase costante, altri inflow dominanti comunque con continuità e poi vedete che gli inflow a spike però sono tornati e stanno tornando belli aggressivi, quindi c'è un po' più di accumulazione diciamo dall'ultima leg up in poi, cioè in termini di prezzo da qui in poi, e quindi questa è una cosa curiosa da tenere sotto controllo, perché poi appunto se dovesse ripartire con forza questo potrebbe essere il prossimo bottom locale, quindi di nuovo la situazione più interessante in assoluto. In seconda battuta, anche se dovesse esserci una prosecuzione ribassista e un bear market, comincia quella fase più interessante, no? Laddove ci si avvicina comunque al bottom, perché anche se dovesse esserci un'altra leg down, quella leg down potrebbe essere quella terminale, no? E quindi capisco che poi ci vuole un po' a ripartire, però da un punto di vista di costruzione della posizione è letteralmente il momento migliore per fare un'operatività di consolidamento del prezzo di carico verso il basso, cioè non so come dire, è vero che è controintuitivo, perché a tutti verrebbe voglia di entrare quando sappiamo che domani pompa, che non esiste la possibilità di saperlo. Però il fatto è proprio che in realtà il momento più interessante per iniziare a costruire una posizione, anche o per consolidarla se la si ha già, è proprio, diciamo, una fase che è precedente al ribasso, ok? Proprio perché tu, anziché ogni acquisto farlo a un prezzo più alto, lo fai a un prezzo più basso, cioè quella la cosa che fa la differenza sul lungo termine. Facevo vedere prima nella parte di nella parte di Q&A questo simulatore di PAC, no? Dove proprio per simulazione facevamo vedere un'ipotesi di inizio ai massimi assoluti del ciclo precedente e vedevamo come ogni acquisto ovviamente era un prezzo più basso perché era proprio letteralmente l'inizio del i massimi prima del bear market. Il momento peggiore, se uno fa un peak, quindi un acquisto singolo, è il momento peggiore. Per il pack cambia molto perché tu vedi come abbassi il prezzo medio di carico progressivamente fino a portarlo a $26.000, ok? Tant'è che quando il bear market è finito e è iniziato il rimbalzo sono bastati 2 mesi di rimbalzino per essere già in pari barra in profit, con un prezzo di carico, ripeto, di $26.000, che ha fatto sì che poi nella fase bullish
È vero che poi lì il prezzo medio di carico, vedete, inizia a salire, però vedete come sale piano, forte di tutta l'accumulazione che si è fatta prima, cioè è proprio quella la chiave, si è costruiti uno zoccolo duro, un prezzo medio di carico basso, molto forte, che poi ti fa da roccaforte sulla quale hai costruito una posizione solida che poi vai a gestire nel tempo. E su queste basi, nel momento in cui si era al massimo assoluto, 125.000, si aveva un prezzo medio di carico, guardate, di 37.000. Capite la forza, no? di essere, di non farsi prendere dalla smania di fare dentro e fuori, ma di avere una strategia costante. E ripeto, perché il momento migliore proprio di iniziare la costruzione della posizione è proprio l'inizio della fase ribassista, ok? E perché molti dicevano, se adesso, ipotizzando, no, la similitudine col passato, se adesso ci trovassimo qui, ragazzi, sarebbe il top, veramente. Lo so che sembra assurdo da dire, ma da un punto di vista di costruzione e posizione sarebbe letteralmente il top. Fermo restando ovviamente di avere una tesi di investimento su Bitcoin a lungo termine, che i fondamentali non sono minimamente cambiati. Quindi io, insomma, questo vuole essere un invito, non ovviamente a comprare per forza Bitcoin, perché poi ognuno deve avere la sua strategia, ma è un invito alla lucidità, un invito al non pensare che è un momento buono per stare dentro Bitcoin solo quando domani sale o tra un mese sale, cioè bisogna avere un po' una visione più di lungo termine, perché come diceva qualcuno prima nella parte di Q&A, è il tempo a fare la differenza, la disciplina nell'investimento fa la differenza, e l'opposto della disciplina è letteralmente il voler prevedere il futuro, dire no, adesso esco, adesso mi annoio, smetto di accumulare. Cioè io, ragazzi, è assurdo, ma un sacco di gente con cui parlo smette le strategie di accumulo nelle fasi in cui si disinteressa dal mercato, che magari si mette i suoi alert, lo fa quando segue, poi si disinteressa e non lo fa più. Questo ti rovina completamente l'investimento sul lungo termine, cioè te lo distrugge, perché va a finire che il prezzo medio di carico ne risente a rialzo. Ripeto, invito alla lucidità. Se non sapete ancora bene come muovervi, non fatelo, non improvvisate, partite da zero, piuttosto andatevi a vedere il nostro corso gratuito dedicato proprio a come investire in cripto, che vi fa vedere anche delle strategie operative proprio di pianificazione sul lungo termine, ma la differenza la fa quello, pianificare e non improvvisare, ok? Mi raccomando. Adesso sul pack magari faccio un video proprio dedicato con i numeri, così da far vedere proprio come, insomma, fa la differenza davvero l'essere costanti e disciplinati. Quindi questa è un po' la situazione. Ora c'è da vedere il settimanale dove chiude. Sul breve in realtà abbiamo appena rotto a rialzo una resistenza, quindi sul breve non è neanche male, a patto che non andiamo ad assorbire i 90.200, ok? Chiaro che sul medio termine la direzionalità è ancora ribassista finché non recuperiamo eventualmente i 106.000. E questa è un po' la situazione. Venendo alle notizie, notizie. Allora, ecco, la Corte Suprema ha annunciato che potrebbe prendere una decisione il 20 di gennaio, quindi segnatevi eventualmente il 20 di gennaio. Mi fa ridere che adesso anche la Corte Suprema fa i giochini alla Trump maniera, no? Che forse vedremo in quella data lì cosa farà, e adesso come coi dazi, no? Per il discorso dazi, che deve fare la decisione, deve prendere la decisione sull'ammissibilità o meno dei dazi di Trump. Poi altre notizie: Audi sceglie Nexo come sponsor cripto ufficiale. Quindi abbiamo nuove partnership tra la Formula 1 e le cripto. Tra l'altro c'è anche Bing X, mi avete segnalato, con Ferrari, pazzesco, quindi anche lì insomma molto 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 interessante. Poi Interactive Brokers ha aperto, tra l'altro ecco, anche Interactive Brokers presumo che dovremmo fare la nostra guidona, immagino, e me l'avete chiesto meno di Scalable, eToro o Trade Republic, però qualcuno di voi me l'ha chiesto, quindi prima o poi facciamo anche quello, li faremo tutti, come gli exchange li abbiamo fatti tutti praticamente,
E quasi, in realtà qualcuno forse manca, ma anche i broker adesso li arriviamo a guidare tutti, facciamo la nostra guida su tutti. Depositi e prelievi a stablecoin 24/7, niente male. Poi cosa abbiamo? Ecco il tema di cui parlavo all'inizio, il trend crypto del 2026, per ora Privacy Coin. Privacy Coin, Monero, Zcash e Dash, che adesso sta ritracciando ovviamente, ma se voi andate a vedere come si sono mosse in questo periodo, l'ultima è Monero, la prima è stata Zcash, pure Dash, DCR, Pirate Chain, ARR. Come vedete ci sono un po' queste narrative che ogni tanto si svegliano, pampano, ma voi non fatevi male come al solito, perché Zcash avete visto un po' come è finito, no? Brutalmente ritracciato, perché ovviamente pompando così è quello che succede. Poi cos'altro abbiamo di bello? Basta, in realtà ragazzi, le notizie sono queste. Io volevo concentrarmi proprio sul discorso del non sottovalutare questi periodi, non fatevi prendere dalla noia, non fatevi guidare dall'emotività, perché laddove la vostra emotività vi manda via spesso è proprio il momento migliore. E abbiate lungimiranza, abbiate disciplina, ragionate sul lungo termine. Noi ragazzi adesso vi lascio andare, che è venerdì, non vi voglio annoiare e ammorbare, tanto noi ci rivediamo lunedì. Domani arriva il video più richiesto in assoluto, ovvero come pagare meno tasse, cioè come non pagare le tasse sulle cripto. Tra l'altro faccio questo flex e poi vi saluto, vi faccio vedere cosa vi ho preparato. Guardate, aspettate un secondo, vi ho preparato, che la mando a tutti, dov'è? Eccola qua. La mando a tutti gli utenti registrati su Tatax. La manderemo nei prossimi giorni, poi chi si registra dopo ovviamente la riceverà dopo. Aspettate che se la trovo ce la facciamo. Ho fatto una guida bella, come si dice, interattiva, però non la trovo più, li mortacci sua, proprio sulla normativa fiscale 2026 e su come pagare meno tasse. Però non la trovo. Mi spiace, niente, volevo farvi vedere un'anteprima che era veramente carina, ma non la trovo più. Vabbè, niente, ve la farò vedere direttamente. No, forse è qua. Forse è qua, eccola, l'ho trovata, ecco. Ho detto non la trovo più, guardate, Guardate che bellina, sono super gasato di sta roba qua, adesso la devo finire di pubblicare, però vedete è tutta bella interattiva con le varie aliquote, le tabelline, un simulatore delle varie operazioni con la proiezione fiscale, come ottimizzare, quindi pagare appunto meno tasse con esempi numerici, le scadenze e un assistente AI a cui chiedere appunto cosa devo come sono messo, eccetera eccetera eccetera. Bellina, dai, vi arriverà a breve, ne parleremo tra poco. Ragazzi, vi faccio un carissimo saluto, noi ci vediamo lunedì. Mi raccomando, vi ricordo la promo di eToro nuova, così se anche avete tutti gli account sugli exchange ma vi piacciono i bonus, adesso ve li faccio avere anche sui broker. Vi lascio il link in descrizione se volete partecipare sul primo deposito da non prelevare per 90 giorni, poi vi viene dato un bonus fino a $500 in asset. Amici, buona serata e alla prossima. Ciao a tutti!